Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, a grande richiesta, video sul Traffic Jam Assist. È insomma una cosa che mi avete chiesto in diversi e quindi lo andiamo a fare insieme. Naturalmente è una parte dell'ADAS, del Travel Assist per chi ce l'ha, pacchetto XL, per cui una parte del Travel Assist opera proprio come Traffic Jam Assist, cioè ci aiuta nella gestione delle code, praticamente senza dover toccare né acceleratore né pedale del freno, stiamo in coda tranquilli, non ci stressiamo più di tanto. Ma per fare questo video io andrò a infilarmi adesso in una coda in tangenziale, quindi molto allettante, ma lo faccio apposta per voi, anzi, come dice qualcuno che si occupa di ricette in televisione, fatto apposta per voi, non in casa ma in auto. Va bene, restate qui sul video e vediamo come funziona. Dunque ragazzi, siamo nella coda più folle, quella classica della tangenziale di Catania, soprattutto perché ci sono lavori, quindi siamo già in coda. Come poter gestire in coda la coda, cioè come operare col Traffic Jam Assist, che ricordo essere diciamo un programma, ecco, operativo all'interno di un ADAS e di un pacchetto che è quello del cosiddetto Travel Assist. Il Travel Assist funziona integrando il cruise control predittivo, cioè il cruise control che aggiunge oltre al radar, che è quello che lo rende adattivo, anche i dati provenienti dalla mappa, quindi una curva più stretta, una rotonda, un incrocio, un'uscita dall'autostrada, l'auto rallenterà sempre da sola. E nel Travel Assist abbiamo ovviamente il Lane Assist Plus, che significa non soltanto l'avvertimento di superamento di corsia, ma proprio il mantenimento della corsia, cioè lo sterzo che viene controllato dall'auto per alcuni secondi, poi ci chiede di intervenire. Tutta roba che trovate qui sul canale già in alcuni video specifici. Allora, vediamo il Traffic Jam Assist. Per adesso non è attivato, per cui io sto accelerando e frenando per stare in coda, ma proviamo ad attivarlo. Quindi, come prima cosa, attivo il Cruise Control. Eccolo qui, l'ho attivato, imposto una velocità, insomma, in questo caso bastano anche 50 km/h, tanto siamo fermi, e attivo il pulsantino del Travel Assist. Vedete dal cockpit il Travel Assist risulta attivato. Eccolo qui, attivo, legge le corsie, comincia a controllare lo sterzo e comincia a fermarsi. Io non ho toccato nessun pedale. Compare qui la scritta ACC pronto, significa che io per ripartire dovrò semplicemente premere RES. No, non devo premere nulla. L'auto parte da sola quando percepisce che l'auto davanti si è spostata. Io non sto toccando nulla, né lo sterzo, né il pedale del freno, né il pedale dell'acceleratore. Io non so se adesso riesco a farvi vedere, a inquadrarvi la situazione, però l'unica cosa che adesso ho il Travel Assist attivo con la scritta ACC pronto. Io non toccherò nulla, vediamo appena riparte questa auto davanti a noi cosa fa il Travel Assist, in questo caso il Traffic Jam. L'auto parte, premo RES. Perché in questo caso ho dovuto premere RES? Si ferma da sola, io metto il piede perché non si sa mai, ragazzi, però tranquilli, si è fermata da sola. Perché ho dovuto premere RES? Perché è stato superato un intervallo di tempo. Ecco, in questo caso io non ho dovuto premere RES perché la mia fermata è stata breve. Nel caso in cui si supera insomma, alcuni secondi, naturalmente a quel punto bisogna dare nuovamente l'input semplicemente con il pulsantino RES sul volante. Ecco, in questo caso probabilmente dovrò far partire io l'auto nuovamente. No, ancora siamo nell'intervallo gestito dall'auto. Vedete, io non tocco volante, praticamente ho le gambe a riposo, non sono lì messe in tensione sul pedale dell'acceleratore, del freno. Adesso prenderò la telecamerina in mano giusto per farvi vedere che cosa succede. Eccoci qui in arrivo, in coda. L'auto si pianta significa però bella morbida, senza frenate brusche. In realtà non ci siamo fermati del tutto, l'auto rallenta, procede insomma in base proprio al traffico. Traffic Jam Assist significa proprio questo, l'assistenza nel
casino del traffico, traffic jam, quindi quando siamo proprio bloccati nel traffico. Naturalmente ho mollato anche il volante tra le varie cose, mi stavo per fare un caffè. No, il volante ogni tanto bisogna tenerlo, i pedali, acceleratore e freno non sono utilizzati. Io inquadro, non so se si riesce a vedere, l'auto si sta per fermare, io non sto toccando nulla, l'auto anzi adesso riparte un pochino perché quella davanti si sta allontanando. Ed ecco così che viene gestita la coda. Adesso l'auto frena. Beh, adesso siamo in galleria quindi non vedete i pedali, ma io non sto toccando nulla dei pedali. Ogni tanto tocco il volante perché altrimenti comincia a suonare il bip. E naturalmente sto tenendo la camerina in mano perché siamo in una situazione di traffico a 15-20 km orari, ma il video prima l'ho fatto con la camerina in sicurezza montata sulla clip del cappellino, quindi, ed è lì che la rimetto eventualmente. Oggi c'è parecchia roba in tangenziale, c'è insomma parecchio traffico, parecchie auto ferme, polizia, insomma, a proposito di polizia, metto giù la camerina. Bene, ci siamo un attimo ripresi dal mega traffico, attiviamo il Travel Assist nuovamente per vedere cosa succede. Siamo leggermente più fluidi, la velocità massima la aumento a 80 km orari, quindi acceleriamo, l'auto accelera, siamo ai 77, 78, il limite qui è 100, siamo praticamente agli 80, l'auto guida da sola, sia con lo sterzo. Naturalmente mi ricorda però di prendere in mano il volante e vedremo più avanti se ci sarà ancora un rallentamento. Però finora abbiamo visto come si è comportato in maniera veramente molto fluida, molto fluido il traffic jam, praticamente senza toccare mai acceleratore e freno. Noi eravamo in grado di insomma, seguire la coda senza stress. Bene, ancora in tangenziale nessun'altra coda, deve essere stata una mattina abbastanza fortunata questa, perché solitamente è tutta una coda. C'è un rallentamento, ma credo che insomma non ci si arrivi a fare proprio una coda. Vediamo il rallentamento però bello, intenso dell'auto. Io non tocco nulla, l'auto comincia a rallentare per mantenere la distanza. Come vi dicevo prima, naturalmente la reattività del cruise control, altra auto in panne, ma che è successo stamattina? La reattività del cruise control in termini di rallentamento e poi accelerazione quando la corsia si libera, o perché l'auto davanti si è allontanata accelerando, oppure insomma ha cambiato corsia, oppure la corsia l'avete cambiata voi in fase di sorpasso. Insomma, per una di queste ragioni avete la corsia nuovamente libera in avanti, allora a quel punto l'accelerazione naturalmente viene attivata. La reattività, diciamo, più o meno brusco, più o meno dolce, vedete adesso l'auto accelera improvvisamente perché ha spazio davanti, viene gestita in funzione della distanza dal veicolo che vi precede. È una distanza che potete settare in qualunque momento, o potete regolarlo anche a un livello predefinito, così che ogni volta sia quella la distanza attiva per voi, oppure farlo andare di default alla distanza, diciamo, media. Cosa accade qua? Coda oppure no? L'auto rallenta, devo premere io? No, non premo nulla, mi fido, voglio fidarmi, che faccio? Niente, non premo nulla ragazzi, l'auto rallenta e basta, stiamo tranquillamente qui. Ora che vedete la corsia si è liberata, cosa fa l'auto? Via in accelerazione, naturalmente è un'accelerazione non brusca, ma ripartiamo, eravamo praticamente arrivati a 50 km orari, siamo nuovamente ai nostri 90 impostati sul cruise control. Situazione di traffico moderata, neanche particolarmente intensa. Naturalmente noi adesso proviamo ad abbandonare la tangenziale perché altrimenti così arriviamo a Siracusa. Bene ragazzi, diciamo, ci siamo fermati, siamo al parcheggio dell'IKEA, praticamente alle colonnine di ricarica presenti qui all'IKEA, ma non sono fermo qui per ricaricare, non ne ho bisogno, 64% di batteria,
e sono partito dall'80% perché sto provando a caricare la batteria sempre fino all'80%. Se volete sapere come si fa, naturalmente c'è un video qui sul canale in cui faccio due conti e spiego come caricare la batteria della Cupra Formentor fino all'80% pur non avendo insomma nessun software nell'infotainment, nessun pulsantino che ci permetta di attivare questa opzione. Quindi questa è un'opzione che non esiste, perché bisogna farlo manualmente e in quel video vi spiego come. Dunque andiamo a vedere effettivamente i nostri dati e poi un riepilogo sul Traffic Jam. 24 km percorsi, 300 km con 1 litro, 15 km per kilowattora, naturalmente questo in e-mode e in comfort. Consumi ideali, nonostante abbia percorso insomma 24 km quasi tutti in tangenziale, perché naturalmente hanno le condizioni di traffico intenso tale da poterci permettere di vedere qualcosa col Traffic Jam. Quindi, riepilogando, il Traffic Jam Assist è una delle modalità con cui opera il Travel Assist. Il Travel Assist di fatto non è un vero e proprio dispositivo, il Travel Assist mette insieme alcuni dispositivi, alcuni optional, alcuni pacchetti, alcuni servizi e viene fuori appunto il Travel Assist. Il Travel Assist combina cruise control predittivo, per cui il cruise control che già è adattivo di serie, che diventa predittivo credo già a partire dal pacchetto L, Safe and Drive Pack L, quindi quello predittivo è quello che integra i dati provenienti anche dalla mappa, eventualmente anche dalla segnaletica stradale, se lo attivate. Combina e trasforma il Lane Assist in Lane Assist Plus, quindi ci permette di non tenere il volante per alcuni istanti, ma serve soprattutto a aiutarci nella guida, ecco, nel mantenimento della corsia, non a levare le mani, e soprattutto gestisce il cruise control con il radar e con quello che succede davanti, proprio per gestire sterzo, acceleratore e freno senza che noi si debba intervenire, soprattutto sui pedali. Per cui non dobbiamo stare lì col piede sull'acceleratore, sul freno, sull'acceleratore. Abbiamo già l'opzione molto comoda dell'auto hold nella Cupra Formentor, per cui quando ci si ferma non bisogna stare lì col piede premuto lì sul pedale del freno, ci si stanca e poi si riparte con l'acceleratore. Ma in questo caso nemmeno bisogna toccare nulla, nemmeno l'acceleratore, il freno, niente, e eventualmente soltanto il tasto RES che sta per resume, quindi per riprendi, diciamo riparti, e quindi in quel caso se l'intervallo di tempo in cui siamo stati fermi supera 10-15 secondi, l'auto non riparte, siamo stati fermi troppo a lungo, allora noi dobbiamo dargli il comando resume, allora riparte il Travel Assist così come era impostato, senza dover fare nessun'altra riattivazione o modifica, proprio riparte dall'ultima programmazione, era andato soltanto in, diciamo, sleep mode, diciamo così, in stand by. Se invece l'intervallo è breve, cioè una coda di quelle proprio più snervanti peraltro, cioè di quelle con cui ci si ferma, si parte, ma non ci si ferma mai per un minuto, ma è proprio continuo, stop and go continuo, mamma mia. Allora a quel punto veramente non dobbiamo fare proprio nulla, perché il Traffic Jam proprio si appiccica, diciamo così, non fisicamente naturalmente, ma segue l'auto davanti, per cui se l'auto davanti si sposta, ci spostiamo anche noi, se si ferma anche la nostra auto, se riparte, mantenendo sempre la distanza di sicurezza. Proprio segue il comportamento dell'auto precedente, diciamo così. Quindi veramente geniale, comodo. Se ci ritroviamo in una coda di parecchi chilometri, una mezz'ora fatta così ogni giorno magari, è una cosa non male, non male. Va bene, questo era il Traffic Jam, magari se mi capita una situazione di coda ancora più impegnativa, spero proprio di no, al volo monto la Action Cam che me la porto sempre da presso per queste, insomma non si sa mai, queste esigenze, ma intanto se vi è piaciuto questo video un bel like, magari vi iscrivete al canale, vostre richieste, vostri commenti qui sotto nel video e ci vediamo sempre qui, no? Come sempre, al solito, ciao ciao!